Ma buongiorno! Ma buongiorno a tutti amici tickettiani! Guardate dove siamo e che giornata, soprattutto col cielo azzurro. Ci siamo emozionati, il cielo azzurro qua su nel nord dell'Inghilterra, una giornata bellissima. E con questo bellissimo panorama. Abbiamo salutato i nostri amici che vivono nella zona di Newcastle e quindi abbiamo lasciato la grande città per dirigerci verso nord. Verso il grande nord. Charlie non si ferma, è inarrestabile. E cosa c'è a nord? Quale regione c'è? Cosa c'è dopo l'Inghilterra, subito dopo? C'è la Scozia! Ma prima di arrivare in Scozia ci sono tante mete che attraverseremo. Infatti stiamo percorrendo la Coastal Route, che è anche chiamata la Castle Route, perché questa strada attraversa tantissimi castelli. Ne abbiamo visti alcuni che già avevamo visitato nel lontano 2019. Infatti io aprirei una parentesi per chi ci seguisse da poco. Infatti, noi ci siamo già stati in Inghilterra ben altre 2 volte. Anche 3 direi. Sì, questa è la quarta. Quindi però volevamo dire che alcune zone, soprattutto qua nei dintorni, siamo già tornati a trovare i nostri amici, quindi le abbiamo già visitate nel 2019 e nel 2022 maggiormente. Quindi diciamo che oggi è una giornata così cuscinetto, però ci piace goderci questo bel sole e vogliamo visitare ulteriormente queste zone, ma non le faremo in maniera accurata perché esatto. Castelli, quant'altro di questa zona l'avevamo già visitati. Quindi la destinazione, come aveva detto Fede, è la grande Scozia. La Scozia, che anch'essa abbiamo già visitato, ma ci manca la costa est, diciamo, principalmente, e anche nord. Quindi questo è il nostro obiettivo. E in questo momento ci troviamo nella cittadina di Alnwick, che è stata resa famosa per il castello che si trova proprio qui accanto a noi. E che castello! E che castello oseremmo dire! Uno dei castelli dove ancora vi vivono delle persone, quindi abitato del Regno Unito. Pensate che dopo 700 anni la famiglia nobile del duca di Northumberland ancora vi vive all'interno. E pensate, è il secondo castello più abitato di tutto il Regno Unito. Sì. Ma la cosa che l'ha reso particolarmente famoso è il fatto che qui, ragazzi, sono state girate tantissime scene di Harry Potter. Sì, infatti questo è il castello di Hogwarts per eccellenza. Tante riprese sono state fatte qui, non tutte, ma tantissime. E quindi se cercate il castello di Harry Potter in Inghilterra, vi esce Alnwick Castle. Stiamo facendo questa bella camminata nei giardini che circondano il castello, pieni di pecore, e infatti anche il terreno è minato. Bisogna stare molto attenti a dove si mettono i piedi. Qui una mucca non ci passa. Passando per questi giardini ci imbattiamo nella statua di Harry Hotspur, famoso cavaliere qui della zona e uno dei maggiori personaggi citati da Shakespeare. Tornando da Charlie abbiamo trovato anche questo negozio con tutti gli articoli di merchandising del film di Harry Potter. Rientrati da Charlie, 5 km di passeggiata. Si sentono, Sì. Oggi è caldo, sorprendentemente è caldo. E lo dovremo dire più volte, mi sa, strade strette, ragazzi, perché ci ricordiamo che in Scozia le strade sono un po' strettine. Mai come in Cornovaglia però. Anche in Cornovaglia c'è proprio l'apice dello stretto. Il mare! Stradina, ragazzi. Sì. Però ci sia parcheggio.
Eccoci ragazzi, arrivati ad un altro castello, come potete ben vedere dal cartello illustrativo che si trova laggiù, e c'è anche il campo da golf. No, i signori hanno scelto un bel posticino perché giocano proprio qui sotto, nel silenzio, nella pace. C'è un po' di vento, quindi sì, io mi sono portata la felpettina, però è caldo. Ho sempre timore di fare freddo io. Ecco la spiaggia, la spiaggia! Qui si vede benissimo l'effetto delle maree. In questo momento è bassissima. Il mare è profondo. E il mare è profondo, c'è gente che fa il bagno, il castello. Abbiamo visto questa recinzione e c'è anche il cartello che ci spiega che qui c'è un'area di nidificazione e quindi bisogna stare a debita distanza per proteggere questa specie di uccelli locali. Non so se li sentite, si sente forte il loro richiamo. Qui si vede benissimo quanto si è ritirato il mare, ti rendi conto? Lo vedi che mare ha? Ma poi guarda la conformità strana, senza acqua si vede tutta spiaggia, poi qui inizia qualche roccia ricoperta da questa muschio verde, insomma, che sono alghe poi di fatto, e poi inizia questa parte nerissima di queste super pietre tonde che sembrano laviche e non c'è più spiaggia da qui in poi. Incredibile, vero? È fantastico, cioè questa costa ci sta stupendo sempre di più, pur avendola già vista ce la ricordavamo male, per essere sinceri. Anche perché era una giornata piovosa, ventosa, fredda. Di novembre tra l'altro. Sì, di novembre. Quindi tutt'altra musica. E guardate qua il campo da golf, qui c'è un'altra buca. Certo che se uno sbaglia il tiro gli finisce la pallina nel mare. Più che altro li finisce oltre la recinzione, a cui hanno chiesto di stare molto attenti perché ci sono i piccoli di questa specie di uccelli che vengono chiamati uccelli costieri. E dicono state attenti quando camminate sul percorso, tenete i cani a guinzaglio, e poi sti sciagurati mi vengono a giocare qui dietro alla recinzione con le palline a golf, con il caddy, con le macchinine, cioè c'è un'attività incredibile di qua. Qui abbiamo un'altra buca con anche i bunker famosi nel golf, e oltre ai bunker del golf abbiamo un bunker della seconda guerra mondiale, perché questo è un posto molto strategico, mentre in lontananza vediamo questa imponente scogliera a picco sul mare. Guardate che roba, che contrasta con il piattume della spiaggia che abbiamo appena lasciato. Qui gli girano le balls. Il cartello all'ingresso del percorso dice attenzione alle palline da golf volanti, tradotto alla lettera, mantenetevi sul percorso, quindi bisogna stare attenti a queste palline da golf che schizzano da tutte le parti. Questo appena passato è il Bamburg Castle, il castello di Bamburgo, e stiamo cercando un parcheggio che abbiamo visto. Nel frattempo Fede ha sbagliato strada, però va bene. Stavamo raggiungendo questo parcheggio che ci ha segnalato il nostro amico, perché loro ci sono venuti spesso in queste zone anche a fare foto eccetera, però dobbiamo capire un attimino se il parcheggio è per noi, se c'è la sbarra, non c'è la sbarra. C'è la P di parcheggio, ma c'è la P, ma non ci vogliono perché è 2 metri
1,05. Come volevasi dimostrare? È strettina, questi sono corti, vedi? Noi non ci sente. Sì, ma poi qui è pieno. Questi sono corti e noi si sbuca. Sì. Va bene, ma Niente, Ciarlino, non ti vogliono. come vedete qui c'è un parcheggio privato del Golf Club, quindi noi non possiamo rimanere e andiamo a cercare un altro posto. Allora, ci stiamo spostando. Qui, come vedete, c'è un punto sosta che però è lungo strada e vediamo tutto il mare che in questo momento non c'è perché c'è la bassa marea. Guardate qua, le sabbie mobili troviamo. Pensate il mare quanto si è ritirato, è arrivato laggiù in fondo e quando sale la marea arriva fino a qui. È impressionante, veramente impressionante. Dice che ci siano anche le foche grigie. Ma buongiorno amici tichettiani! Buongiorno! Oggi un pochino più grigio di ieri. Ieri giornata spettacolare, sole tutto il giorno. Oggi ci siamo svegliati con la coltre grigia. Stiamo andando verso una chicca. Oggi vogliamo visitare Holy Island, ovvero l'isola santa. Dobbiamo ancora scoprire perché è santa, però abbiamo scoperto una cosa ganzissima, come si dice in toscano. Molto ganza. Come vi abbiamo accennato, questa zona è fortemente colpita dalle maree, perché l'isola rimane isola cioè circondata da tutti i lati dal mare. Quando invece la marea si abbassa, emerge una strada sia pedonale che carrabile e può essere appunto percorsa per raggiungerla, quindi a quel punto diventa penisola. E occhio alle maree perché rischiate di essere travolti dal mare, oppure di calcolare anche il rientro, perché se no dovete passare diverse ore dall'altra parte. Sei pronto per arrivare all'isola santa? Esatto. Ti senti santo? Sì, c'era un cartello con l'orario, diceva che abbiamo ancora un'ora di tempo. Oddio che ansia. E poi arriva all'acqua, bisogna correre per non essere travolti. E questa è la strada. È una strada a tutti gli effetti asfaltata, ovviamente a doppia corsia. Va sott'acqua. Sì, che praticamente si allaga completamente. Qui i cartelli ovviamente incitano all'attenzione e questa è palude in questo momento. Sono le sabbie mobili. Vedete dal verde delle alghe sopra l'asfalto, questa viene ricoperta completamente, proprio completamente, non si vede per niente la strada quando sale la marea. Il tratto è corto, il tratto, sì, perché a quel palo laggiù bianco e rosso già inizia l'isola. Ma manca poco, sta arrivando la marea. Fa impressione, c'è il mare. Sì, fa impressione, sì. E questa dovrebbe essere già isola. L'isola vera e propria è quella lì. Allora, abbiamo lasciato Charlie qui nel parcheggio, vedete l'ingresso a Holy Island. Il parcheggio è a pagamento, si paga un tot numero di ore, quindi noi ora vedremo quanto vorremmo stare sull'isoletta. Dobbiamo ancora decidere se rimarremo qui a dormire o stasera, quando ci sarà la via di fuga, sempre che si liberi la via di fuga, riusciremo a ritornare sulla terraferma, ma pensiamo di sì. Le giornate sono molto lunghe, quindi si possono fare tante cose in una giornata. Siamo proprio a bordo strada, quindi le macchine passano, sentite un po' di confusione. Ma ora vogliamo andare a vedere la marea che arriva, perché manca poco. Come vedete dal cartello abbiamo un alto rischio anche di fuoco, quindi occhio ai fumatori. Qui abbiamo tutta la flora e la fauna del posto e la mappa, noi siamo qui. Ovviamente non è che arriva all'ondata di piena in 5 secondi, è un fenomeno che impiega molte ore, quindi noi ora lo guardiamo in questo modo, facciamo un giro in paese e poi ritorniamo più avanti a vedere la differenza. Così avete la slide del prima e del dopo.
Ecco le nostre biciclette Gin e Tonic. Quant'era che non Quant'era? le usavamo? Ci voleva, ci voleva. Abbiamo pensato, visto che il paese e l'isoletta non sono proprio due passi, di sgambare un pochino, così ci sciogliamo, usiamo le nostre bici, facciamo un bel giro panoramico, vediamo tutto. Siamo contenti. Partiti! Andiamo dritto. Ora stiamo entrando nel paesino di Oily Highland. Wow, guarda un'altra isoletta dell'isoletta. Guardate che affaccio meraviglioso, c'è questa collina, veramente si vede l'acqua che avanza e poi ci ha colpito questa iscrizione sul cancello di legno che è molto bella e riporta: non giudicare ciascun giorno dal raccolto che tu prendi, ricevi, ma giudica dai semi che tu pianti, e questa è bella. Entriamo adesso nell'abbazia di St. Mary. Facciamo tutto il giro del cimitero circostante. Dopo aver visitato l'isola di St. Mary, continua l'esplorazione dell'isola. Qui vediamo il porticciolo e la marea che continua a salire. Dopo una breve pedalata sul sentiero siamo arrivati sotto a Lindisfarne Castle. Ovviamente sceglievano sempre delle roccaforti difensive di tutto rispetto. Io farei notare il nuvolone nero che sembra uscire dal castello, vero? Sì. Le bici sono qui con noi, ora noi scegliamo la strada che passa sotto e continua la perlustrazione di tutta l'isola. Ora facciamo il passaggio sotto al ponte. Ora entriamo dentro questa fortezza all'interno. Guardate che roba. Wow. Noi ci troviamo esattamente qui nelle Holy Highland Lime Kilns. Proprio sotto al castello troviamo questo curioso edificio che altro non è che una vecchia fornace, o meglio una delle migliori conservate di tutto il Northumberland. È una fornace da calce, è composta da 6 pentole, passatemi il termine, giganti, costruite in pietra,
dove veniva stratificato sia il carbone che la calce, facilmente reperibile qui nelle zone, così da produrre calce viva che veniva impiegata per diversi scopi, uno su tutti l'agricoltura, come fertilizzante agricolo. Poi altri scopi erano la malta per costruire gli edifici e la calce bianca stessa. Qui siamo saliti sulla parte superiore, ovviamente non si può passare oltre il cancello perché si rischierebbe di cadere di sotto. Si vedono le bocche? Sì, sono 6 e queste forme circolari praticamente sono le bocche di questi forni che emanavano calore. Belle costruzioni. In effetti hanno fatto bene a mettere il cancello. Dopo Palos, la Creta, non ci ferma più nessuno. Davvero questa stradina rispetto a quella di Balos è una passeggiata. Un po' sul pratino verde. Ma vuoi mettere? Queste bici ovunque, anche in mezzo a campo. Ragazzi, siamo entrati in una situazione di stallo. Abbiamo trovato quel cancello chiuso per gli animali e con le bici non ci si passa. Ora vediamo se da quest'altra parte è possibile andare oltre. Inoltre c'era il filo spinato come qui sopra la staccionata e non si possono passare le bici. Qui c'è un cartello footpath only, no bikes, e quindi tocca lasciarle qua, andare a piedi alla piramide e poi tornare indietro a ritirarle. Qui ragazzi siamo giunti a un bivio. Non si passa, non si può proseguire. Non voglio abbandonare le bici. C'è il tornello con il cancello stretto, ci si passa solo una persona a piedi e la piramide che vogliamo raggiungere è lì, la vediamo proprio di fronte a noi, quindi niente da fare, dobbiamo legare le bici qui, fare l'ultimo tratto a piedi, poi tornare indietro, prendere le bici e ritornare in direzione di Charlie del parcheggio. Noi le abbiamo già posizionate là, come vedete qui c'è la difficoltà, però c'è una nota positiva in tutto questo. Che sta uscendo il sole ragazzi, esce il sole! Prendiamola bene, dai! Dai che ci siamo quasi! Qui è anche riserva naturale, è per questo motivo che non ci si può accedere con nessun mezzo. Eccoci arrivati ragazzi, siamo giunti a destinazione. Ta-da! Ta-da! Eccoci arrivati a questa piramide ragazzi. Che ci fa una piramide qui? Tutta bianca poi, che spicca in mezzo a questa vegetazione. È il punto più lontano di tutta l'isola, si chiama Emanuel Head, cioè sarebbe tradotto la testa di Emanuel. Non abbiamo capito perché Emanuel, però Emanuel ti salutiamo, è il nostro amico che ci segue. Infatti, ciao Emanuel. E comunque è molto suggestiva perché fa un bel contrasto fra il cielo che varia dal grigio all'azzurro e tutto questo verde, questa erba, e cioè, è sempre freschissima. Immaginatela con il sole, quello proprio bello, con il solicino. Chissà quanti giorni all'anno? Punto interrogativo, perché qui siamo in punti molto variabili, come vi abbiamo detto. Ora torniamo verso Charlie, ma andiamo a vedere a che punto si trova la marea. Sì, perché dobbiamo fare la foto del dopo. Vi ricordate? Sì. Prima c'era quella dell'arrivo e ora c'è quella del dopo, le dobbiamo confrontare. E poi abbiamo anche una certa Eccola! Vi preoccupavate che Fede ancora non aveva nominato il cibo? Questa camminata e la pedalata. Ti do una brutta notizia. Cosa? Che non c'è niente per pranzo. Come non c'è niente? Non c'è nulla. No. No. Ho distrutto un ragazzo.
Siamo quasi arrivati al mare da dove siamo partiti. Vedete i pali che sono tutti sommersi, invece stamani almeno i primi 5 erano liberi. Poi l'acqua, si sente infatti, proprio lo scroscio delle onde. e il sapore, l'odore del mare. Del mare. Poi ovviamente le maree non sono tutte uguali, ci saranno quelle più accentuate e quelle meno accentuate durante tutto il periodo dell'anno. Dipende ovviamente dalla luna, no? Sì, dalla luna. Le fasi lunari, quindi. Macchine non ne vediamo arrivare, quindi vuol dire che la strada è chiusa, dai. Stay alive to prevent all the chaos, but happiness can't wait. Maybe it all would go clear if we knew how to act for each other's sake. Siamo quasi arrivati al punto in cui la strada va sotto il mare. But no one knows the end. We're all building bridges slowly. Che roba, ragazzi, che roba! Non si può proseguire oltre. We're all trying to. Mamma mia, il paesaggio surreale. Ma è veramente surreale. Ora ci facciamo una super foto e poi la vedrete sui nostri social, su Instagram la mettiamo. Pensavo dicesse e poi si va a mangiare. E poi si va a mangiare, chiaro. Ora ti riconosco. We're all trying to come over memories of the past and start over. The past will start over. The past will start over. Ed eccoci finalmente a tavola. Avete dubbi? Un buon piatto di pasta con il parmigiano reggiano. Ci vuole. E il sughetto di verdure. Buon appetito. Buon appetito. Sì, si vede tutti i pali però. Ragazzi, la marea è scesa, è arrivato l'orario indicato sulla tabella. Il nostro orario di pranzo è arrivato e anche finito. Ci siamo mangiati un bel piatto di pasta e ora ripartiamo per raggiungere, tramite la strada che dovrebbe essere scoperta, la terraferma. L'isola di Holy Island è un po' dispettosa, Sì. perché è stata tutta la mattina il cielo coperto, è stato, e ora dopo pranzo che la stiamo lasciando è uscito il sole e ovviamente, come diciamo sempre, è tutta un'altra musica. Eh sì, però ci sono le macchine che vengono in qua, quindi vuol dire che hanno aperto. Certo, la via è libera. Eccola la strada! Non è proprio scesa tanto, l'acqua. Chissà che non ci siano i pesci sull'asfalto. Ci manca ora! È impressionante. È impressionante perché con il sole veramente si vede tutte queste pozze, ora sono pozze, che riflettono il cielo, è bellissimo però. Fa l'effetto, Sì, sì, vedete i banchi di sabbia che sporgono fuori. Qui prima, vi ricordate, c'eravamo stati, era tutto completamente allagato. To the other side, when we figure out this life, you will learn how to love again. Promise and I know that I will make you believe. Abbiamo appena fatto l'acqua e proprio qui sotto vediamo la bandiera della Northumbria, il Northumberland. Senti come tutto pronunciato. Poco fa abbiamo incrociato anche la bandiera, un'altra bandiera inglese, ma cosa accadrà tra poco? Chi lo sa? Le bandiere inglesi non ci sarà più. Can do this on my own. There's nothing left to say. I'll be on my way. Beh, che in inglese significa ma dove andate? Somehow
social. E con grande sorpresa stiamo ammirando la città di Berwick. Ci siamo entrati, diciamo, semplicemente perché abbiamo individuato un supermercato per prendere del pane, perché l'abbiamo finito oggi a pranzo. Ed eccolo qui ragazzi, il confine che vi avevamo promesso, quello con la Scozia. E vai Scozia! Siamo arrivati per la terza volta. Terza volta in Scozia. Ma la seconda volta per Charlie, che è lì che scalpita, vedete? Mentre la prima volta in assoluto con la Dacia. Andate a vedere i video nel canale perché siamo stati al lago di Loch Ness, Secoli fa. al castello di Highlander. Secoli fa. Secoli fa, quando eravamo più giovani e bellini. Ma ora ci facciamo una foto sotto le bandiere scozzesi dove c'è anche il muro con scritto Scotland. Che sono da questa parte, ve le faccio vedere, sono qua dietro. Mentre sul versante opposto abbiamo le 3 bandiere dell'Inghilterra, della Northumbria e del Regno Unito. Lasciamo anche il ricordino del nostro passaggio e vai! Il cartello dà il benvenuto al confine scozzese e ve lo diamo anche a voi. Benvenuti in Scozia ragazzi. Ci vediamo con il prossimo video ragazzi, non ve lo perdete, esploreremo questa terra meravigliosa. Iniziano le avventure proprio da qui. Ormai domani, ora ci andiamo a riposare perché siamo veramente stanchi dopo la pedalata. Un bacione, ciao! Ciao, alla prossima! Ciao dai Tickets!